Ciao ragazzi, sono Giulia e in questo video vi mostrerò come riciclare scarti di carta e cartoncino per creare carta riciclata con effetti e colori bellissimi. Ci tengo a dire che ho guardato diversi video da dove ho preso ispirazione, fatto delle prove e modifiche per arrivare al risultato che più mi piace. Metterò il link di questi video sotto nelle descrizioni così potete andare a dare un'occhiata. Sono veramente pochi i materiali che ci serviranno, la cornice stampa è sicuramente lo strumento principale. Non ho trovato moltissime varietà di questo prodotto e ammetto che ho dovuto adattarla alle mie esigenze. Questa cornice che vedete non è di ottima qualità, ma è comunque la più economica che ho trovato. Per usarla però si è rivelato fondamentale proteggerla con un flatten per legno. Visto che la cornice sarà bagnata e asciugata diverse volte, è importante fare questo passaggio se volete che questo prodotto duri di più. Ho acquistato anche altre di prezzo più elevato, ma non ho trovato moltissime differenze, perciò ho optato per acquistare più quantità della cornice più economica. Qui potete vedere che con un pennello ho steso il prodotto su tutta la cornice. L'ho lasciato asciugare per il tempo indicato nel barattolo, che in questo caso è stato di 24 ore. Una cosa interessante di questa cornice è che ha un lato più profondo dell'altro, il che vi concede di creare la carta più o meno spessa. Ho utilizzato la cornice stampo con e senza la protezione del flatten e ho trovato moltissima differenza. La cornice senza flatten si è consumata e rotta dopo pochi utilizzi. Per la realizzazione vi servirà anche un contenitore per l'acqua che sia abbastanza grande per la cornice. Un altro prodotto che userò sarà il distrugge documenti. Quello che ho acquistato crea microframmenti perfetti per agevolare il processo di creazione della carta. Lascerò anche questo link nelle descrizioni. Se non hai il distrugge documenti, puoi utilizzare le forbici e se la carta è leggermente spessa, puoi lasciarla un po' a mollo per rendere più facile da frullare. Infatti, un altro strumento che ci servirà è il frullatore. Qui potete vedere i cartoncini avanzati dei miei progetti col mio plotter da taglio. Cerco di mantenerli divisi per colore in modo da poter decidere quale mischiare o di creare delle sfumature sulla carta. Come prima prova partiremo da colori chiari. Qui ho scelto bianco, beige e un po' di carta dorata e olo. Ho successivamente aggiunto della carta per pacchi color savana. Questa carta è sottile e più facile da frullare, perciò non importa se i pezzi sono più grandi. Possiamo adesso prendere il frullatore per creare il nostro composto. Non c'è una regola precisa per eseguire questo passaggio. Puoi frullare per 30 secondi o 10 minuti. Questo ovviamente cambierà l'effetto della carta una volta asciutta. Per più tempo frullerai, più il composto sarà omogeneo e la carta più liscia. Ma per avere una carta con più texture dovrai frullare per meno tempo. La quantità di composto rimane a vostra scelta. Io preferisco frullare poco alla volta in modo da non sprecare e per così poter giocare con la miscela di colori. Prendo il mio contenitore che ho già riempito con l'acqua. Non è importante riempirlo troppo. Verso tutto il composto e mescolo. Possiamo adesso passare alla parte divertente e creativa e aggiungere le decorazioni. Meglio ancora se riciclata. Qui aggiungo del tè verde, foglie secche, fili e dell'acqua profumata. Mescolo un po' il tutto e prendo la mia cornice stampo. Scelgo di usare il lato più sottile e la immergo nell'acqua. Tiro su con un movimento deciso, cercando di mantenere la cornice il più orizzontale possibile finché non filtra tutta l'acqua. Questo per evitare che il composto si muova e ci siano delle parti più spesse o più sottili. Una volta filtrata la maggior parte dell'acqua, sposto la cornice sopra un panno o spugna per assorbire ulteriore acqua. Se volete potete usare un tessuto di seta bagnato e comprimere leggermente il composto per dare un aspetto più liscio. Bisogna farlo con molta delicatezza per non lasciare segni e impronte. Resta comunque un'operazione opzionale. Diverso dalle tecniche maggiormente usate per fare la carta, dove il composto viene trasferito su feltro o tessuti, in questo caso faremo asciugare direttamente con la cornice.
Per togliere la carta dallo stampo bisognerà premere delicatamente ed estrarla facendo attenzione a non strappare i bordi. Bisogna fare attenzione anche a non spingere troppo e rovinare la rete. Il tempo di asciugatura dipende da alcuni fattori: spessore dello strato e meteo. Se avete una giornata di sole potete mettere le cornici direttamente esposte. La carta si asciugherà in poche ore. Invece, se non avete il sole, potete far asciugare durante la notte, magari scegliendo una zona calda della casa. Durante l'inverno, come nel mio caso, si può asciugare direttamente appoggiando sopra il termosifone. La carta sarà pronta in meno di 2 ore. Potete conservare l'acqua finché non finite la maggior parte del composto. E per non sprecare proprio niente, con l'aiuto di un collino potete raccogliere il composto rimasto. Mettetelo da parte che vi farò vedere come utilizzarlo. Se come me siete partiti da un colore chiaro, potete andare avanti usando la stessa acqua e aggiungendo nuovi composti. È divertente anche mischiare e creare delle sfumature. Se l'acqua scende troppo velocemente, significa che c'è poco composto nell'acqua e lo strato è troppo sottile. In questo caso vi consiglio di aggiungere più composto nell'acqua. Vi renderete conto che il colore una volta asciutto è molto più chiaro rispetto al composto. Nel caso in cui la carta crei delle pieghe indesiderate, potete usare la pressa termica o il ferro da stiro. La vostra carta riciclata è pronta? Vi lascio alcuni progetti suggeriti e ci sentiamo alla fine del video per un regalo speciale.
Per restare in tema con il canale e il mio lavoro, ho creato questa scatola su misura per le carte riciclate. Per stimolare la vostra voglia di riciclare, ho voluto condividere il template SVG adatto soprattutto agli utenti Cricut, Scancat, Silhouette e similari. Troverete il link per scaricarlo nelle descrizioni. Vi lascio qua il video di tutta la parte dell'assemblaggio. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere mi piace e a commentare se ne volete altri. Se volete vedere la realizzazione di altre carte, potete seguirmi su TikTok dove inserisco i video delle mie creazioni. Grazie per aver visto il video fino qui e alla prossima!